Pronto, mi sentite? Sì. Ginevra, mi sentite? Sì, la sentiamo. Se per il momento può mettersi in silenzioso, ci farebbe una cortesia, poi gli diamo la parola dopo. Grazie mille. Ok. Salve, welcome to everyone. Just a clarification. Does everyone understand Italian? Or if not, okay. If not, raise your hand. Perfetto, dovevo farlo per Policy Student Union, se no mi tolgono la presidenza. Allora, io sono Andrea e salve. Studio qui alla King's, sono il new president of the Italian Society del King's College London, quindi è un piacere conoscervi. E abbiamo creato questo evento in pochissimo tempo, in tempi record, in estate, con la nostra society, la society di Umberto e dell'LSE. E intanto pensavamo, come tutte e tutti, che sarebbe successo in primavera, però ci siamo trovati in quella situazione, ovviamente. E per me, lascerò dopo la parola a Umberto, che vi farà un'introduzione generale, però per me era importante proprio darvi due punti. Il primo è che questa elezione ovviamente è un'elezione storica, ed è vero ed è retorica, viene sempre fatto questo discorso alle elezioni generali nel 2018, alle elezioni europee, però questa elezione accade in un momento sensibile, storico, dove siamo in un'era post-Covid, dove durante il Covid abbiamo assistito all'allargarsi delle disuguaglianze e come la nostra classe politica ha risposto o non risposto a queste esigenze sociali. Siamo in un momento storico dove c'è una crisi energetica che fa alzare i prezzi, l'inflazione e l'interest rates, e dove organizzazioni come the World Trade Center stanno annunciando, non solo l'Italia ma l'Europa, che se andiamo avanti di questo passo arriveremo proprio dritti a una recessione che potrebbe durare più di un decennio. E ovviamente siamo in un momento storico particolare per il continente europeo, e non solo, ovviamente per la guerra in Ucraina, e per non dimenticare tutti quei conflitti e guerre che l'Italia ha partecipato, sta partecipando passivamente e non, come i conflitti, la crisi libica, siriana, quella afghana e le sue ripercussioni, e quella etiope, che l'United Nations proprio qualche mese fa ha richiamato l'ambasciatore all'United Nations italiano e europeo per la possibile guerra civile in Etiopia, e l'Italia ha una responsabilità morale, etica e storica nei confronti di certe nazioni, come per esempio quelle etiope. Questo non è, ovviamente oggi i nostri candidati e candidate non potranno esporsi su tutti questi macro temi, però è uno spunto che possiamo prendere e riflettere, che il nostro voto non ha solo una ripercussione all'interno delle nostre mura domestiche, ha una ripercussione europea, internazionale, globale, e quindi è importante che reivindichiamo quel diritto e quel dovere civile. E volevo lasciarvi con un ultimo punto, che è quello che un po', secondo me, che almeno io lo sento, non so voi, però immagino che molti di voi si sentiranno spaesati, non rappresentati, delusi dagli ultimi anni, dagli ultimi decenni della politica italiana, ed è un sentimento che io provo fortemente. È una elezione molto difficile, anch'io non mi sento rappresentato oggi come oggi, ma per molteplici motivi. Però il voto è un diritto, ma allo stesso tempo è un dovere civile, e soprattutto io credo, mi auguro, che dopo il 25 settembre noi giovani, la nostra generazione, potranno prendersi e riprendersi quello spazio che da anni ci è stato negato. Uno spazio che riusciamo a far valere le nostre idee sociali, politiche, e dimostriamo che riusciamo a trasmetterle, a tradurle in azioni reali. Io mi auguro che da dopo il 25 settembre sia solo l'inizio per tutte e tutti noi, e che si possa costruire un'Italia sui valori, sul rispetto, sui valori liberali democratici, sulla tolleranza, e che la tolleranza non sia più vista come una cosa che va messa da parte.
Quindi ho parlato anche troppo. Ah, scusate, la cosa più importante che devo fare dall'inizio, questo evento l'abbiamo creato grazie a un team fantastico. Quindi dobbiamo ringraziare i nostri committees members che stanno seguendo. Devo ringraziare personalmente in diretta Gaia, fantastica Gaia, Ginevra, Aldo, Valentina, Ashra, Alex e ovviamente il comitato dell'LSI col suo presidente qui Umberto e il supporto del United Italian Societies. E adesso, dopo ovviamente i nostri candidati e le candidate qui presenti e da remoto verranno presentati. Adesso la parola a Umberto, grazie per essere qui, veramente grazie. Grazie Andrea per l'introduzione, è stata molto passionate, mi è piaciuta molto. E volevo appunto descrivervi un po' lo scopo di questo evento, perché abbiamo fatto questo evento. Lo scopo di questo evento è illustrare alla comunità italiana a Londra il programma di ciascun partito presente, cercando di districare in modo efficace le priorità tramite un confronto diretto, oggettivo e rispettoso. A ciascun candidato verranno concessi 3 minuti senza interruzione per rispondere a ogni domanda del dottor Martelli. Le domande sono focalizzate non solo sui punti chiari del programma, ma anche su come pensate di presentare queste proposte agli italiani e offrirgli soluzioni. Inoltre, essendo un evento organizzato da studenti, cercheremo di fare domande specifiche su come ogni partito pensa di aiutare e sostenere gli italiani, studenti italiani, troppo spesso purtroppo non considerati all'interno dei vostri programmi. Negli ultimi 30 minuti il pubblico avrà la possibilità di intervenire con domande o commenti e il confronto viene anche trasmesso in diretta su YouTube. Vorrei ringraziare appunto Andrea per l'organizzazione del suo committee, vorrei ringraziare anche il mio committee, Jacopo Chirico e Guido Gnecco, e le Italian Societies dietro agli United Italian Societies che partono da Edimburgo e finiscono anche a Southampton, e le nominerò tutte perché è giusto nominarle. UCL, Imperial College, Westminster, Queen Mary, City, Brunel, Birmingham City, Loughborough, Royal Holloway, Southampton, York, Edinburgh, Exeter, Essex e UIL. Detto questo, ringrazio anche il dottor Martelli per aver accettato di moderare questo evento e spero che sia un evento molto critico nei confronti di tutti, che vi metta in difficoltà e niente, vi auguro un buon dibattito. Grazie mille. Allora, buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia. Io sono Angelo Martelli e insegno economia politica e economia del lavoro a 50 metri da qui, all'LSI. Presenteremo ora i candidati, anzi si presenteranno loro per 1 minuto circa e poi devo dire i ragazzi, come avete potuto vedere dalle introduzioni, hanno fatto un gran lavoro, anzi hanno anche reso il mio lavoro molto più semplice perché praticamente hanno preparato 3 pagine di domande, i committees, è stata una stesura lunga e molto corposa che io cercherò di riassumere il più possibile e toccare solo dei temi chiave, perché altrimenti potremmo parlare per giorni, credo. Innanzitutto vorrei ringraziare anch'io, oltre che King's Italian Society, LSI Italian Society e tutte le altre societies, i candidati. So che è un periodo molto oneroso in termini di tempo, risorse fisiche, economiche, mentali, e so anche che praticamente in questi giorni state viaggiando tutta la circoscrizione Europa, che vorrei ricordare va da Lisbona a Vladivostok praticamente. Quindi è estremamente oneroso come compito e quindi vi ringrazio di essere qui, di avere ancora le forze di fare dibattito a 10 giorni dalle elezioni. Non farò una lunga introduzione, quindi vorrei subito passare la parola ai diversi candidati. Vedete, cercherò di nominarli in ordine alfabetico, ci sono stati dei cambi last minute, ma partirei da Antonino Barbera Mazzola, che è collegato online. Seguirò un ordine alfabetico come primo round e poi cambieremo l'ordine. Una introduzione di 1 minuto, grazie.
Grazie Angelo, sono Antonino Barbera Mazzola e sono in giro per il mondo da quasi 20 anni. Prima ho studiato in Canada, negli Stati Uniti, in Danimarca. Adesso sono a Bruxelles da 9 anni. Mi occupo principalmente di macroeconomia, ma c'è stata anche una parentesi in cui mi sono occupato di politica climatica che ha coinciso con la prominenza di Greta Thunberg nei media. Non era intenzionale, ma è una coincidenza molto fortunata. Il clima torna molto nel mio interesse per la politica. Sono stato anche a Londra fino al 2013, dove mi sono occupato di disuguaglianze economiche e di concorrenza tra le imprese. E questo mi porta a spiegarvi perché più Europa, perché quando stavo a Londra io c'erano dei diritti acquisiti per i cittadini italiani e per i cittadini europei, e ora è successo l'impensabile, siamo andati indietro sui diritti e questo non deve succedere mai più. La platea dei diritti deve solo ampliarsi. Ho esaurito il mio minuto, mi fermo qui e lascio spazio agli altri candidati. Grazie. Poi darò poi la parola a Simone Ciliani, che è qui. Grazie, Simone Ciliani, sono candidato per la Camera dei 5 Stelle. Ho studiato una triennale a Roma, grazie alla progettazione, e poi ho fatto master qua a Londra, ho vissuto un po' in Canada, sono più o meno 10 anni che mi sono soffermato a Londra, lavoro qui come tax supervisor. Mi occupo di effetti visivi per il film, digitale e soprattutto per il film a seguito. Quindi sono un'estrazione totalmente diversa da quella politica. Mi sono avvicinato molto, soprattutto al movimento, per il suo attivismo, anche da basso, e come stavo detto prima, per un fatto di illusione e di rappresentanza ho sentito di dovermi correre davanti al movimento e dovermi candidare questa volta per portare avanti sia l'idea del movimento ma anche quelle mie. Passo la parola al prossimo. Perfetto. Tempi perfetti. Poi passo la parola invece a Antonio Cenini, che è collegato con noi online. Sì, buonasera a tutti, grazie Andrea Umberto per l'invito, grazie Angelo. Io ho 53 anni, sono reggiano di origine, da quasi 20 anni mi occupo di politiche europee, sostanzialmente politica industriale e competitività, dove sono stato distaccato per praticamente 20 anni tra la rappresentanza permanente d'Italia, la Commissione e il Parlamento europeo, dove mi trovo adesso. Ho avuto anche un piccolo trascorso a London School of Economics, dove negli anni, a metà degli anni 90 appunto avevo iniziato un PhD, ma poi la carriera da dirigente pubblico dello Stato mi ha portato via. Sono candidato per Forza Italia nella lista unica del centrodestra. Grazie. Grazie mille. Passo poi la parola a Tony Ricciardi, che è anche online. Tony, ci senti? Sì, li sento. Buonasera a tutte e tutti. Grazie per l'invito. Io purtroppo, come vi dicevo, dovrò lasciarvi a un certo punto. Sono Tony Ricciardi, 44 anni, sono storico delle migrazioni e delle catastrofi all'Università di Ginevra, doppio cittadino italiano e svizzero, e concorro in questa tornata elettorale come capolista del Partito Democratico. Grazie mille, perfetto. Grazie a voi. Passo poi la parola a Benedetta Scuderi. Prego. Io sono Benedetta Scuderi, sono candidata appunto capolista con la nostra alleanza del sinistra e mi ritrovo molto nel tema della responsabilità della presentazione, nel senso che il motivo per cui si fa politica è proprio per il sentito di fiducia, non rappresentata, e avevo tantissima paura, soprattutto per le emergenze che fino in questo momento, perché non c'erano le risposte concrete. Ed è il motivo per cui mi sono fatta politica, che mi ho fondato una Giovanile dei Verdi e sono diventata poi la portavoce del candidato a livello europeo. E nel frattempo nella mia vita privata sono consulente di sostenibilità, passo di sostenibilità ed energia dopo il master e ho studiato poi qui a Londra dalla UCL, quindi
Passo infine la parola a Massimo Ungaro. Prego. Per la live, che magari non riesce. Uso? Mi sentite? Sì, no, per Scuderi che è all'ultima Sì, va bene. step per sentire, ma per dovrebbero sentire. Okay. Buonasera a tutti, io voglio ringraziare tutte le Student Societies di Londra, avete fatto un grande lavoro, c'è una grande scarsità di occasioni di confronto come questa, quindi veramente grazie, perché il voto sano è un voto informato e il mio appello è votiamo, facciamo votare anche se non votate per forza per la mia forza politica, ma è molto importante perché se poi non votiamo le cose, se vanno male non possiamo lamentarci. Mi presento, mi chiamo Massimo Ungaro, ho 35 anni, abito a Londra dal 2005, lavoravo prima nel settore del privato e poi sono stato risucchiato dalla politica italiana, sono stato eletto 4 anni fa. Ho fatto studi all'ESI, ho studiato a Columbia, che è una borsa Fulbright, relazioni internazionali e poi economia. Sono stato eletto 4 anni fa, in Parlamento ero capogruppo in Commissione Finanze, ero nella commissione sull'inchiesta sulla morte di Giulio Regeni, ho fondato un intergruppo parlamentare per l'eguaglianza intergenerazionale delle politiche giovanili e ho gestivo anche l'intergruppo per l'Europa a livello parlamentare. Concludo dicendo solo una cosa, che io sono molto emozionato da stare qua oggi perché i miei primi passi nella vita pubblica italiana all'estero è stata proprio come presidente dell'LSI Italian Society dal 2005 al 2008, per me è un po' tornare a casa questa sera e ecco, il mio impegno politico nasce, diciamo che per me la politica italiana all'estero è un modo per stare in contatto con il mio paese, ma le mie priorità personali hanno completamente cambiato quella settimana terribile in cui fu assassinata Jo Cox, la giovane laburista, parlamentare laburista che fu assassinata una settimana prima della Brexit, e dalla Brexit in poi diciamo, il mio attivismo per l'Europa e per il nostro paese mi ha portato a ingaggiarmi anche nella vita pubblica. Grazie. Grazie mille a tutti i candidati per le loro presentazioni. Allora, io vorrei solo dire questo paio di parole. Ovviamente non posso non sottolineare che la campagna elettorale italiana è molto condizionata da ricadute della guerra da un punto di vista sia geopolitico che economico. E in questo quadro internazionale in un certo senso emergono ancora di più le fragilità dell'Italia che vengono da lontano, a cominciare da quelle politico-istituzionali che in un certo senso in questo caso il sistema elettorale a volte ha messo ancora più in evidenza. Negli ultimi 30 anni sono susseguiti vari sistemi elettorali, Mattarellum, Porcellum, Rosatellum, che hanno mostrato anche i limiti a volte della nostra politica, a volte siamo stati un po' incapaci anche per opportunismo di fare scelte con più senso delle istituzioni. Quello che cercherò di fare stasera quindi è trattare diversi temi molto importanti, ma anche, e spero che venga dal dibattito poi con voi, dal pubblico, di temi che più concretamente anche interessano le comunità italiane all'estero. Partirei quindi, e vado di nuovo in ordine alfabetico, dal primo tema che è stato deciso dai ragazzi, che è quello della crisi energetica. Sappiamo tutti, come è stato già detto, che si farà ancora più sentire durante l'inverno e le bollette sono già a livelli altissimi e c'è il rischio che molte aziende chiudano per alti costi di produzione. Quindi vorrei chiedere ai diversi candidati, nei loro 3 minuti a disposizione, quali sono le soluzioni che il vostro partito offre per affrontare questa crisi energetica. Considerate che sia necessario un coordinamento anche a livello europeo, ma anche oltre il livello europeo. Cosa ne pensate del tetto al prezzo del gas? Considerate l'energia nucleare come una fonte di energia sostenibile, valida, e anche il vostro pensiero sulla sostenibilità energetica e la transizione verde. So che sono tante domande, ma le vostre soluzioni per la crisi energetica, partendo da Antonino Barbera Mazzola. Grazie mille. Innanzitutto con la crisi energetica io vedo 2 obiettivi. L'unico è quello di aiutare le famiglie a basso reddito a non stare al freddo in casa propria, oltre che le imprese a restare competitivo. E l'altro obiettivo è di consumare di meno come Italia, come Europa. Siamo in un momento in cui bisogna contenere la domanda per l'energia
Questo mi porta a dire di fare attenzione a non ridurre troppo il prezzo dell'energia, perché sennò si rischia di incoraggiare la domanda. Quindi propenderei più per un aiuto diretto alle famiglie meno agiate e alle piccole e medie imprese. Sul tetto del gas, più Europa è favorevole. Nelle vostre domande vi chiedevate se è possibile. Certo, è sicuramente possibile, ha un costo politico perché ci saranno dei vincitori e dei vinti. Questo in generale è un problema quando lo Stato interviene nell'economia, perché non è sempre il modo migliore di operare in tempi di pace, ma purtroppo non siamo in tempi di pace, ci può stare. Il coordinamento internazionale noi ce l'abbiamo nel nome, è più Europa, si interviene coordinandoci a livello di Unione Europea, e l'Italia di questo coordinamento deve essere protagonista nel contesto che conta, che è quello del Consiglio dell'Unione Europea, che riunisce i governi degli Stati membri. Cosa propone concretamente più Europa? Di ridurre drasticamente la burocrazia per le fonti rinnovabili, di rafforzare la ricerca e la cooperazione scientifica sull'energia nucleare e di realizzare impianti di rigassificazione. Chiudendo, nelle vostre domande si parlava di transizione verde ed economia. Secondo me non c'è conflitto, sfatiamo questo equivoco, le due cose vanno insieme, le due cose si coniugano, perché gli investimenti nelle politiche green creano più posti di lavoro, e se non lo facciamo l'inerzia sul clima ha dei costi, perché il riscaldamento delle temperature va a danneggiare l'agricoltura, che è un settore molto importante per l'Italia, e aumenta il rischio di disastri naturali, quindi è anche una questione di prevenzione. Grazie mille. Antonio Cenini. Sì, grazie. Dunque, innanzitutto noi riteniamo che la risposta a questa crisi, come la crisi attuale, come è stata la risposta al Covid, non possa che essere una risposta europea. La discussione che è in corso a livello europeo appunto sulla messa di un tetto al prezzo del gas ci trova assolutamente favorevoli, non soltanto però rispetto al gas russo, ma anche un tetto generalizzato, in quanto uno dei problemi in questo momento abbiamo visto è anche molto la speculazione dei mercati, non solo la reale carenza del gas. Naturalmente il problema principale oggi, come avete sottolineato nella vostra domanda, è garantire appunto la sopravvivenza di famiglie e imprese. Quindi noi sosteniamo ad esempio il ricorso a risorse europee sugli extra profitti, cioè gli extra profitti soprattutto delle imprese produttrici di energie rinnovabili che continuano a produrre a prezzi molto bassi ma stanno generando grandi profitti, e anche un contributo di solidarietà appunto che viene dalle società energetiche e appunto petrolifere. Queste risorse chiaramente dovranno poi essere distribuite a livello nazionale adeguatamente. Per quanto riguarda delle misure sempre di mercato, noi riteniamo che ad esempio una misura importante e urgente sia quella relativamente proprio al commercio, ai trader dell'energia, in quanto in questo momento uno dei problemi principali è l'incertezza e la volatilità dei prezzi. Quindi esistono i trader dell'energia, ma in questo momento le oscillazioni dei prezzi che ci sono spesso non consentono di acquistare, visto che non si ha appunto una certezza sui prezzi di prospettiva. Quindi si potrebbe intervenire a livello nazionale con delle garanzie, ad esempio di SACE, Cassa Depositi e Prestiti, per le società che comprano energia, e per fare in modo che possano basarsi su contratti pluriennali a prezzi sostenibili, 70-75 euro. Un ultimo punto sul mix energetico. Noi riteniamo che, ad esempio, come il Covid ha fatto, ad esempio, per l'Europa della salute, questo shock energetico della guerra stia facendo per la revisione un po'
dell'idea che abbiamo del mix energetico. Sappiamo che la Commissione europea ha inserito il nucleare, ad esempio, nella tassonomia come energia transitoria, quindi noi pensiamo che per ridare all'Europa un'indipendenza energetica in prospettiva, che vada anche oltre il discorso russo, bisogna assolutamente anche investire su energie tipo il nucleare pulito, che sono una fonte di transizione. E comunque continuare chiaramente sul cammino delle energie rinnovabili, però chiaramente in questa fase che deve essere compatibile con la sopravvivenza del sistema industriale. La parola a Simone Cigliano. Permetto di dire che rispondere in 3 minuti? Sì, perché non sentono online. Perfetto, meglio? Sì. Allora, premetto che in 3 minuti rispondere al problema della crisi energetica è veramente difficile, comunque sia, proviamoci. Allora, partiamo dal dire che il problema dell'Italia è che non si è mai fatto una pianificazione strutturale dell'energia. E adesso il problema ovviamente si è enfatizzato moltissimo. Come concordo con i nostri colleghi qua, ci vuole un piano europeo, bisogna cooperare tutti insieme, però questo purtroppo non sta avvenendo, perché abbiamo visto adesso che la Francia ha fatto un accordo con la Germania